Ci siamo, ritorniamo sempre in onda insieme, nuova puntata, sempre con Facciamo finta che potete trovare su tutti i social possibili, immaginabili, YouTube, Facebook, canale Telegram, chi più ne ha più ne metta. E quest'oggi in realtà è una sorta di seconda parte, un commento molto speciale che avevamo annunciato anche nella puntata che trovate nella nostra playlist, quindi andando indietro di 2 o 3 puntate trovate il mio speciale, una diretta che abbiamo realizzato su Gustavo Dolforol e sul CICAP, e io avevo annunciato una sorpresa subito dopo quella puntata, e la sorpresa è che avevo sentito il professor Malanga, che ringrazio fin da subito per aver accettato il nostro invito, per poter commentare e aggiungere una nuova visione a quanto detto. Quindi intanto bentornato al nostro professor Malanga, come stai? Grazie, grazie dell'invito. Abbastanza bene, un po' di raffreddore allergico, ma siamo a posto. Ecco, noi ci eravamo sentiti qualche giorno fa e avevamo un po' così espresso questa volontà di poter partire da qui, partire da quella puntata che, se non avete visto, vi invito fin d'ora ad andare a recuperare, e so che anche tu l'hai vista, la puntata che abbiamo fatto su Roll e sul CICAP, e quindi possiamo partire da quella puntata lì e vediamo dove ci porterà il viaggio che facciamo insieme quest'oggi. Sì, sì, io ho visto questa puntata, è interessante come tutte le puntate che fate, ovviamente. E siccome insomma, mi avete chiesto in qualche modo di esprimere una mia idea su quello che è il personaggio di Gustavo Roll, anche perché io in un paio di occasioni ho avuto modo di dire alcune cose, ecco che magari questa è la sede opportuna e cominciamo subito. Io non ho conosciuto Roll di persona, ma ho avuto la fortuna di conoscere alcune persone che viaggiavano, diciamo così, nel suo entourage. E le ho conosciute perché tanto tempo fa, quando mi interessavo di fenomeni adduttivi, cioè di abduction, chiamiamole così, fui avvicinato in due occasioni differenti da due donne che sono state importanti per la storia di Rolli in quanto sono due sue biografe, diciamo così. Non ne faccio il nome, ma per una questione di privacy, ma si possono identificare facilmente. E in due occasioni diverse, proprio perché io mi interessavo quindi di fenomeni adduttivi. Queste due persone, che io peraltro non conoscevo, mi dissero che avevano passato molto tempo della loro vita a studiare Roll da vicino, da molto vicino. E non era il motivo del perché mi contattavano. Loro in realtà mi contattavano perché avevano il sospetto di avere problemi adduttivi, cioè di essere oggetto degli alieni che vengono su questo pianeta, diciamola così. Siccome io allora studiavo questi fenomeni, io vi ricordo ne ho studiati circa 3500 di soggetti di questo tipo, più o meno, ebbi il compito di dire a queste persone che effettivamente, studiando il loro caso, loro erano nel fenomeno dell'adduzione. Si tratta di due donne, le quali mi mostrarono anche, una in particolare, delle lastre, dei raggi X, di un particolare impianto che si sapeva l'alieno metteva nell'alluce, nel piede, di solito nel piede sinistro, dei suoi addotti. Analizzai molto bene queste persone, allora si usavano un po' le tecniche di programmazione neurolinguistica, perché si tratta di entrare all'interno del cervello di una persona che manco si ricorda quello che in realtà sospetta. E capì che esse erano all'interno di questa fenomenologia. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché c'è il solito vecchio detto che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. E ho pensato
che loro non a caso fossero nel problema dell'adozione e non a caso fossero in qualche modo venute a contatto con Gustavo Roll. Allora mi misi a studiare anche un po' le varie testimonianze che parlavano di Roll e vidi che assolutamente questo poteva rientrare nella fenomenologia degli addotti. Come Gustavo Roll, un addotto. Si scatena un po' l'idea che questa cosa smitizzi un pochino questo personaggio così importante, soprattutto per la città di Torino, tra parentesi. In realtà, nella mia vita, ho visto che noi in qualche modo siamo i creatori del nostro universo, questo l'ho detto tante volte, e quello che ho anche visto e ho creduto di poter dimostrare almeno sulla mia pelle è che io sono il creatore del mondo che mi circonda. Nel fare questo, e ora arrivo a Roll, ma l'ho presa da lontano come lo squalo, nel fare questo ognuno cerca nell'altro il suo specchio. In questo contesto, quello che io vedevo studiando gli addotti è che gli addotti finivano sempre per accoppiarsi, per mettersi insieme, per trovare il compagno addotto anche lui, a sua insaputa ovviamente, quasi sempre, oppure a frequentare soggetti addotti. Ancora tutt'oggi conosco moltissimi addotti che non sono ancora completamente usciti dal problema, che mi dicono: io vado in un posto e assolutamente non faccio altro che far finta di niente, ma tutti vengono da me e mi dicono: ma te cosa ne pensi degli alieni? E io non capisco perché. E in quell'istante lui capisce che anche l'altro che gli ha posto questa domanda è nel problema dell'adozione. Quindi mi potevo immaginare che Gustavo Roll, essendo un probabile addotto, diciamo la parola probabile per il momento, si circondasse più o meno, vedremo fino a che punto, inconsapevolmente, di soggetti addotti. E a specchio i soggetti addotti vedessero in Gustavo Roll qualcuno che aveva in qualche modo il loro stesso problema, ma che, perché Roll era una persona conosciuta, rappresentasse un po' la punta di un iceberg, almeno per quella che era l'entourage di Torino, se non di tutta l'Italia. Le cose che Roll faceva allora, con questa chiave di lettura, mi apparvero in accordo con l'idea che Roll potesse veramente essere un addotto. In fondo, Roll ha lasciato delle dichiarazioni, ha fatto delle cose che sembravano dei miracoli, e in effetti forse tra virgolette lo sono anche stati, ma poi possiamo anche dire e definire di che cosa si tratta, cos'è un miracolo, ma sostanzialmente lui diceva due o tre cose. Uno, era profondamente cattolico. Due, era profondamente maschilista, istrionico, diciamo così. Amava proprio circondarsi del popolo femminile. Tre, diceva che non era lui che faceva le cose, ma era qualcuno in qualche modo al di fuori o al di dentro di lui che per mano sua compiva i cosiddetti miracoli. Questo è il quadro di un soggetto addotto da quel personaggio alieno che si chiama Lux. Lux, che è la rappresentazione di, nel mito antico, portatore di luce, lucifero fers tulilatum ferre, direbbero i latini, e perché si mostra sostanzialmente come un signore piccolino, una specie di antropomorfo fatto di luce, un bambino piccolo fatto di luce, con la caratteristica di avere gli occhi neri, più scuri, più bui, e anche la punta delle unghie più scure, una specie di fiammella con due gambette che si muove. Questa era la descrizione. Quando questo soggetto etereo è estremamente incorporeo, si avvicina, ti entra con un colpo al plesso solare all'interno del corpo, così gli addotti definivano questa cosa, e sostanzialmente tu in quell'istante non capisci neanche che quella cosa è entrata dentro di te. Il Lux ha la caratteristica di farti credere che tu sei importante rispetto agli altri, nel tentativo di da una parte gonfiare il tuo ego,
ti fa credere che tu sei speciale, ti fa credere che tutto quello che accade nella miracolistica dell'adozione, perché gli adotti fanno i miracoli, e ve ne posso descrivere alcuni, quelli non sono opera dell'addotto, ma sono opera del Lux che ti aiuta. Attraverso queste manifestazioni ti fa capire che tu sei un eletto. Ok. In the same way, nello stesso modo, il Lux tende a schiacciare la propria personalità, la tua personalità, per renderti schiavo di lui. Nel senso che io posso fare anche a meno di te, dice il Lux, me ne posso andare se tu mi vuoi cacciare, ma dopo non avrai più tutte quelle capacità che io e la mia presenza ti donano, di modo che te possa in qualche modo mostrarle agli altri. Ecco, una grossa egoicità nell'addotto, e beh, insomma, Gustavo Roll sicuramente da un punto di vista di egoicità, sicuramente mi è sembrato un personaggio che la riempisse tutta, questa cosa. Roll, anche quando lo chiamavano, e lo descrive lui, lo dice lui e lo raccontano i suoi biografi nelle opere che raccontano la sua vita, perché qualcuno stava male e lui doveva compiere l'atto della guarigione, qualche volta questa cosa non gli riusciva e lui si arrabbiava molto con qualcosa che poteva essere proprio una entità tipo Lux, alla quale comunque si rivolgeva per chiedere attraverso questa intercezione la guarigione del soggetto. Ma questo era solo un aspetto, diciamo, Faccio solo, esterno, esteriore. faccio solo una premessa perché ci vuole anche un bel coraggio ad affrontare un tema di questo tipo. Io penso di aver individuato, non farò neanche io il nome, ma penso di aver individuato le figure di cui parlavi perché ero presente anche ad un vostro incontro in una conferenza di qualche, più o meno un decennio fa. E in realtà noi, la trasmissione si chiama Facciamo finta che, non diciamo che sia così, teniamo la mente aperta alla possibilità che potesse essere così. Quindi facciamo una serie di supposizioni con coraggio, anche esponendoci a critiche, perché poi è anche un argomento che alcuni reputano intoccabile, però teniamo aperta una possibilità e raccontiamo una versione per poter indagare. Poi magari si scoprirà che non è così, ma questa cosa ci è servita. Infatti anche lui stesso si definiva come io sono la grondaia, quindi io sono il mezzo attraverso cui scorre una sorta di energia che lui chiamava spirito intelligente, e quindi cerchiamo di unire un po' i puntini con quanto ci Sì, stai raccontando. spirito intelligente. In effetti, le antiche tradizioni esoteriche e anche massoniche, se noi andiamo a vederle all'interno di questa definizione spirito intelligente, intendono proprio inquadrare senza saperlo, perché la maggior parte degli addetti alla massoneria, se non sono di alto livello, non sanno assolutamente che cosa sia, secondo me, la massoneria. Ecco, in quell'istante c'è questo spirito eletto che è la rappresentazione proprio del Lux. Banalmente, l'antichissima massoneria, mi permetto di suggerire, nasce da questo movimento dei Rosacroce, i quali Rosacroce nascono sostanzialmente dalla tradizione dell'antico Egitto, dove l'Inno ad Osiride fa accenno sostanzialmente alla rosa e alla croce. Dopo c'è stata questa mistificazione di questo personaggio che si chiama Rosenkreuzen, che non è mai esistito, tedesco, siamo nel 600, a Parigi, in Germania, dove lui è il personaggio di un libro in cui in 7 giorni lui deve essere invitato a vedere un matrimonio tra una principe e una principessa, che sono sostanzialmente la parte animica e la parte spirituale, cioè il maschile e il femminile. Andando a studiare i testi dei Rosacroce, quello che si vede nella loro iconografia è che la figura della parte spirituale non è la parte spirituale del maschile, è la parte spirituale del Lux, il quale, non avendo parte animica, si viene a prendere quella dell'essere addotto. E si vede che l'iconografia del Lux, disegnata nei testi dei Rosacroce, è la rappresentazione della croce anca egizia.
provare per credere, andate a vedere i testi e vi troverete una sovrapposizione grafica incredibile. Ecco, in questo contesto, dentro Roll avrebbe potuto compiere la sua attività il Lux. Il Lux è il fondatore delle religioni e quindi è quello che spinge sempre a seguire un percorso altamente religioso, e sappiamo che Gustavo Roll era molto, molto religioso. L'addotto non sa che cosa gli succede, non ne ha consapevolezza totale. Gustavo Roll, secondo me, faceva delle cose, ma non perché era il Lux che gli faceva fare il miracolo, era lui stesso, era la sua parte animica che poteva compiere, a volte, secondo me, inconsapevolmente, il famoso miracolo. Facciamo degli esempi semplici. I nostri addotti avevano la caratteristica di esserlo, ma di non esserne consapevoli. Molti di loro, la loro parte animica, si ribellava a questa situazione e voleva mettersi in contatto in qualche modo con l'altra parte spirituale e mentale del soggetto, perché questi capisse che gli stava succedendo qualcosa. Siccome la parte animica non era in grado di parlare alla mente, perché la mente parla alla parte animica solo se il soggetto è coeso, cioè è cosciente e consapevole di sé, se no mente, spirito e anima sono tre pezzi che non si parlano mai nell'arco della propria vita, manco si accorgano di esistere tra di loro, e allora la parte animica produce all'esterno variazioni di campo elettromagnetico e gravitazionale che producevano effetti eclatanti. Per esempio, si accendevano o si spegnevano le luci di casa fuori dei lampioni al passaggio degli addotti. Sempre questi mi dicevano: ma come mai queste luci saltano in questo modo? Le apparecchiature elettriche, elettroniche saltavano a dritte e a manca, oggetti si spostavano per levitazione da sola. Io avevo diversi di questi soggetti, i quali per esempio cambiavano canale televisivo senza telecomando, con la forza del pensiero, perché erano capaci di farlo. Abbassavano e alzavano i bloccaggi delle portiere delle automobili, quando una volta c'erano quei pippolini, sapete, che si alzavano e si chiudevano, che ora non ci sono più perché insomma il sistema si è evoluto. Accendevano la radio, l'autoradio della macchina in automatico, facevano tutte queste cose, oppure giocavano al lotto e vincevano, oppure oppure sognavano i numeri, ma non li giocavano e i numeri uscivano, e la loro coscienza gli diceva in quel contesto: guarda che io ti ho fatto sognare questi numeri per farti capire che io sono la coscienza, io sono in grado di fare questo perché io sono la realtà reale, ma tu non hai vinto perché il tuo compito non è quello di passare una vita da milionario, il tuo compito è fare un'altra esperienza, e quindi ti ho fatto solo vedere che io sono qui. Ecco, mi ricordo una dotta, per esempio, gli si era rotto il computer e non avrebbe più potuto comunicare con tutti i suoi amici, ed era disperata, e alla fine quella notte sognò tre numeri e il computer costava 350 euro o 350.000 lire, ancora c'erano i soldi, e tre numeri sognò, tre numeri giocò e 350.000 lire vinse. Ma non è l'unico caso, c'era chi doveva fare un viaggio e non aveva i soldi per farlo, il viaggio costava X soldi e X soldi ha vinto. Sono episodi che nella fattispecie della vita di un addotto sono spalmati sull'arco della giornata. Tu puoi sentire esattamente che fra pochi minuti ti telefonerà Tizio, suona il telefono ed è Tizio, ed è al di là tutto questo della probabilità, delle ipotesi, ma è in realtà sono numeri che escono proprio da questi concetti, sono realtà reali. Ecco, tutto ciò accadeva, ma in modo ancora più eclatante,
a Roll, il quale si era evidentemente, nella mia ipotesi, perché questa è un'ipotesi, l'ipotesi sarebbe stata, ve la potrei dare come realtà solo se io avessi potuto conoscere Roll di persona, cosa che non ho potuto fare ovviamente per un problema spazio-temporale. Lui era più anziano di me e io quindi non ho potuto incontrarlo. Posso farti una domanda? Ma Sì. certo, La certo, mia domanda ma è, prima di questo, ma poi ti chiedo scusa, ritorniamo subito al ma la mia sì. domanda, perché secondo me potrebbe rispecchiare anche la domanda di molti che ci stanno seguendo, è esattamente il fenomeno di abduction, perché alcune ipotesi di questa abduction potrebbero essere al di fuori dello spazio, al di fuori del tempo, un retaggio atavico di qualcosa che fa parte dell'umanità, quindi non volgarmente un rapimento alieno. Secondo me ci sono tante letture anche di quello che potrebbe essere l'abduction e da dove possono arrivare, perché qua si trascende anche lo spazio, il tempo è più di una dimensione, quindi potrebbe essere letto il fenomeno di abduction molto più con tante letture rispetto a quello che molti pensano di definire semplicemente abduction. Dunque, il problema adduttivo, come tutti gli altri problemi che abbiamo nella vita, è visto con le chiavi di lettura dei prerequisiti che il soggetto che lo vede ha. Quindi, faccio per dire, un fisico atomico che si sveglia nella notte e vede una pallina luminosa in camera sua, pensa che gli è entrato in casa un fulmine globulare. La signora tanto religiosa che vede in camera sua la stessa pallina vedrà che è, e penserà che è l'arcangelo Gabriele. E così colui che magari si interessa di fenomeni paranormali penserà che sia un fantasma. Quello che vede è fissato con gli alieni dirà sono venuti a prendermi. Ecco, dietro tutta questa cosa si vede comunque che c'è un unico fenomeno, secondo me, e questo unico fenomeno è stato interpretato dai livelli culturali di tutte le persone, ora, ma anche livelli culturali che si spargono nel passato. Per esempio, in Toscana, nel 300, 400, c'era il Linchetto, che era un piccolo personaggio nero con tre dita e il pollice opponibile che, come un folletto nel bosco, faceva i dispetti alle persone. Ecco, chi ci dice oggi che quel Linchetto non potesse essere quello che oggi gli ufologi, ahimè, chiamano grigio, brutta nomenclatura che io ho sempre rifiutato. Ecco, quello che cambia è la consapevolezza di noi. Noi abbiamo sempre più consapevolezza e quindi gli stessi fenomeni che sono descritti per esempio nella Bibbia e che pensavamo fossero legati agli dei che venivano su questo pianeta, oggi sappiamo chiaramente e senza ombra di dubbio che si trattava di interferenze aliene. E su questo non c'è ombra di dubbio. E allora ecco che il personaggio di Gustavo Roll nella sua vita, in quel momento, è stato identificato come una persona che aveva delle facoltà paranormali forti. Oggi non confutiamo questo, ma mettiamo questa ipotesi in un contesto più ampio. Perché? Perché abbiamo più consapevolezza di queste cose. Ecco, tutto lì. Ecco, perché lui stesso mi ha colpito molto questa cosa che è poco nota di Roll, ma lui alla domanda su altri pianeti abitabili, lui disse che la Terra probabilmente è l'unico pianeta abitato. Ecco, e questa Ottima sua definizione domanda. mi colpì. Ottima domanda. E io infatti feci caso a questa sua dichiarazione, che però non mi smontò minimamente dalla mia idea. Perché? Perché il Lux è colui che ti propone le risposte alle domande e il Lux è bugiardissimo, no? Quindi al Lux non conviene dire che esistono altri esseri da altre parti. A Lux conviene dire che la tua credenza religiosa è vera, perché religo deriva da metto sotto delle leggi. Capito? Per cui all'interno dell'addotto, con un forte soggetto luxato, ecco che quello che poteva venire fuori era il carattere di Gustavo Roll.
con delle dichiarazioni che noi oggi troviamo senza senso. Dichiarazioni che, siccome sono senza senso oggi, ma non lo erano allora, possono essere prese, impugnate in mano da chi non capisce molto di questi fenomeni per dire che Gustavo Roll era un ciarlatano, cosa che non è assolutamente. Ecco, e quindi Per veniamo. esempio il CICAP, faccio per dire. Adesso ci arriviamo sul CICA perché c'è una definizione fantastica sui trenini che tu mi hai raccontato e mi ha illuminato, dopo ci arriviamo. Però volevo ancora indagare su questa tremenda legge da lui scoperta che, l'abbiamo sottolineato, l'ha spaventato molto. Lui disse non scriverò più niente. Quindi questa tremenda legge e quindi un po' il colore verde, la quinta musicale, il calore. Che idea ti sei fatto? Cos'è accaduto? Dunque, io, sapete, in tanti mi hanno chiesto questa cosa e io, la mia forma mentis mi porta a ragionare in questo modo. Quando c'è qualcuno che parla e non usa il linguaggio della scienza mh, ufficiale, la scienza ufficiale tra virgolette, poi chiariamo meglio cosa vuol dire scienza ufficiale, io mi abbasso o cerco di alzarmi al suo livello per capire e trasformare i suoi termini in termini che io possa comprendere e che, se sono termini scientifici, io possa poi ridare agli altri, che io faccio un po' da traduttore, ecco, diciamo così. Quindi nello studio dei fenomeni adduttivi io ho passato un sacco di tempo a comprendere come era fatto l'universo, andando a vedere tutti quelli che sono i lavori di fisica quantistica, di astronomia, che potevano in qualche modo darmi una indicazione precisa al di là di quello che avevo studiato a scuola, perché a scuola veramente non si insegna niente oggi di queste cose e secondo me questa è una grave lacuna della nostra scuola, che peggiora sempre di più. E stavo studiando e avevo fatto un modello che era in analogia a tanti altri modelli di universo, un universo fatto di tre cose, che erano lo spazio, il tempo e l'energia. Questo modello, che si chiama Evideon, Evideon perché dal greco, poi Eideon sarebbe, cioè quell'oggetto che si rende evidente, cioè appare perché fa qualcosa. Questo era l'Evideon. E l'oggetto che si rende evidente che fa qualcosa, l'Evideon, è una cosa che si divide in due parti speculari, l'una dell'altra, e questi due cosi sono uno il fotone e l'altro l'antifotone. Insieme il fotone e l'antifotone fanno quello che i fisici chiamano fotone virtuale ed è il mattone con cui è costruito tutto l'universo. Ora, questi tre aggeggi eh, potevano essere rappresentabili da quelle tre cose che dice Roll. Uno è l'asse dello spazio. L'asse dello spazio si manifesta attraverso la visione, è cioè legato alla percezione visiva dell'essere umano. Questo da un punto di vista anche PNListico ed può essere quindi rappresentato dalla visione del colore verde. Il colore verde è sostanzialmente il colore, pensate, della mente. Archetipicamente, i soggetti che vengono messi in stato ipnotico, a cui si chiede di soggetti normali, a cui si chiede senza patologie cliniche e psicotiche, e gli si chiede di immaginarsi tre colori, loro immaginano la mente verde, lo spirito rosso e l'anima blu. Questi colori sono archetipici e se io li chiedo a una formica, o a un cinese o a un marziano, tutti questi, se non hanno problemi psicotici vari, mi daranno la stessa risposta. Gustavo Roll gli viene in mente una serie di cose, tre, tra cui questo che è il colore verde, perché lui sostanzialmente dice guardate che l'universo si basa su tre cose, ci sono tre cose che funzionano, una è quella verde. E io lo traduco, certo, l'asse dello spazio che viene rappresentato archetipalmente all'interno di te stesso come la mente. E poi ci sono altre due cose. Uno che è l'energia,
Cioè l'energia, una delle forme energetiche, sostanzialmente è la rappresentazione del calore. Guardate, le forme di energia per i fisici sono sostanzialmente due. Uno è il calore e noi la possiamo indicare con mc al quadrato, massa per la velocità della luce al quadrato. L'altra è la luce, che viene indicata dai fisici h-ni, cioè la costante di Planck h per la frequenza di vibrazione del fotone. Perché non sono lo stesso tipo di energia h-ni e mc al quadrato. Uno è luce, l'altro è calore. Questo c'è scritto sui lavori di fisica che non ho sotto mano, ma se qualcuno poi me lo chiede, gli vado a dare le indicazioni più precise. Quindi non è una cosa che ho detto io, sono d'accordo su questa cosa, ma è scritta nei lavori di fisica. La energia quindi era il calore, cioè il secondo asse che io mettevo nel mio modo evideonico di vedere l'universo. Il terzo asse è il tempo. Il tempo è la rappresentazione che ha a che fare in qualche modo con il suono, perché il suono, sempre in modo archetipale, il nostro cervello lo vede così, il suono si può scrivere come una frequenza e la frequenza è l'inverso di un tempo. Sostanzialmente Roll tanto tempo fa, quando ancora la fisica quantistica non c'era, sostanzialmente perché siamo ai tempi della seconda guerra mondiale, ai tempi di Hitler, ai tempi di Mussolini, sostanzialmente vede in queste tre cose che gli vengono in testa le stesse tre cose che oggi soggetti che hanno una esperienza di vita migliore possono vedere come tre palle colorate, una rossa, una verde e una blu. Una che rappresenta l'asse del tempo, che è la parte femminile di sé, una che rappresenta l'asse dello spazio, che è la parte maschile di sé, e una che rappresenta l'asse dell'energia, che è la parte androgina di sé. Non solo, ma queste parti sono legate alla visione, all'udito e al calore. Io chiaramente ho tentato di proporre questa ipotesi che mi permetterebbe di dare una spiegazione, è una ipotesi, a questa misteriosa frase che Gustavo Roll a un certo punto ha detto. In altre parole, molto semplicemente, Roll era addotto, lo sapicchiava, diciamo così, aveva l'idea, ma lui non ha mai avuto il coraggio di dirlo, che c'è qualcuno dentro di lui, anche se lui francamente in qualche modo lo ha detto. C'era qualcosa dentro di lui che gli faceva, che lui credeva essere colui che faceva i miracoli, mentre perché te lo fa credere il Lux che è lui che fa i miracoli, non ti vuol dire che è la tua parte animica che fa i miracoli, perché noi nel caso delle nostre adduzioni, 3500 casi, lo ridico un'altra volta, lo vedevamo che era la parte animica che faceva i miracoli. Ecco, in qualche modo lui ha tentato di dare anche lui una visione archetipica di quello che stava succedendo, e ha detto, ma questo vuol dire che io, o meglio, l'universo può essere manipolato semplicemente con queste tre cose. È tremendo. Ed è giusto che lui abbia detto è tremendo, perché se le cose stanno così, io, non essendo estremamente consapevole, non avendo la consapevolezza di me stesso ancora, totale, ho paura che con le mie capacità posso fare qualcosa che va oltre la mia volontà, magari inconscia, e faccio del male a qualcuno. Cioè si diventa paurosi della propria stessa energia. L'idea che Gustavo Rolla avesse a un certo punto avuto paura di se stesso, e secondo me io ce l'ho molto forte questa dentro di me. Ecco, poi si può parlare anche, non so se in altri fenomeni l'hai un po' riscontrato, Roll parlò di, quindi auspicava che i giovani potessero fare realmente l'unione degli Stati Uniti del mondo, però al contempo raccontò uno scenario per il 2025 poco, diciamo così, poco benevolo per gli abitanti attuali dell'Italia, perché lui pronosticava, prevedeva un capovolgimento di fronte
fronte dei numeri e quindi una diminuzione della popolazione attuale italiana al 40% e un 60% di immigrazione. Hai riscontrato questo fenomeno e questa un po' Sì, sì, così preveggenza sul 2025 in altri casi? sì. Allora, anche qui bisogna dare a questa cosa una accezione differente. Eh, Vediamo come collocare il fenomeno della preveggenza. Se l'universo è un ologramma frattalico e non locale, lo spazio-tempo non esiste. Il futuro esiste contemporaneamente al passato e contemporaneamente al presente. Se io so questo, ne ho quindi consapevolezza, posso vedere il mio futuro ora. C'è però un piccolo problema. Il futuro cambia con il presente. Se non cambiano grosso modo molti parametri, il futuro che io prevedo oggi sarà anche il futuro che io prevedo fra 3 mesi. Ma se cambiano parametri, perché essi possono cambiare, perché io sono il creatore dell'universo, Roll era il creatore del suo universo e poteva lui cambiare i suoi parametri, ecco che guardando nel futuro lo avrebbe visto diverso, ma non perché uno non sa guardare nel futuro, perché il futuro è mobile, si modifica, cambia con il presente. In questo contesto voi tenete presente per esempio tutti quelli che hanno fatto previsioni di questo tipo e partiamo da 13.000 anni fa, e cioè agli Aztechi sostanzialmente. Gli Aztechi prevedono come coloro che sono venuti nel 500, nell'800, fenomeni catastrofici su questo pianeta. Quello che succede è che mano a mano che sei lontano dalla timeline, hai più possibilità di fare errori perché vedi la cosa molto molto lontanamente. Mano a mano che si avvicina sulla timeline, la percezione del fenomeno diventa sempre più chiara, più chiara, più chiara, più chiara, e devi sapere che nel 13.500 anni fa gli Aztechi non conoscevano, che ne so, la bomba atomica, quindi non avrebbero potuto dire, non so, è un esempio, il mondo verrà distrutto da una bomba atomica, faccio per dire, ma avrebbero detto il mondo verrà distrutto da un grande fungo luminoso, ecco, una cosa del genere. Allora poi ci sono gli interpretatori di questo, come gli interpretatori di Nostradamus, che cercano di dare a Nostradamus un senso logico sulla base delle conoscenze che aveva Nostradamus e sulla base delle conoscenze che abbiamo oggi, che sono diverse. Mano a mano che si va verso l'ottenimento di una visione migliore, ecco che le nostre previsioni cambiano e si affinano, migliorano o possono totalmente cambiare, e questo ce ne rendevamo conto anche nel fenomeno dell'adduzione. Quando il soggetto veniva messo in ipnosi e la parte animica usciva con opportune tecniche, la parte animica, dovete sapere, non ha l'asse del tempo e quindi può vedere tutto il tempo come se fosse un unico evento. In quel contesto non potevo chiedere, per esempio, al soggetto, come qualche volta abbiamo fatto, quanto tempo sarà necessario perché questo evento cataclismatico annunciato ci sarà. Ecco che la persona dovevo trovare un modo per chiederglielo. E allora dicevo, quante volte la Terra girerà attorno al Sole? Cioè, essendo la parte animica una parte che non ha consapevolezza del tempo, uso una misura spaziale per indicare un tempo. Questo è una cosa che tutti i fisici fanno. Cosa credete? Che il nostro orologio non faccia così? Il nostro orologio ha delle lancette. Il tempo viene indicato dallo spostamento di un oggetto nello spazio. Così viene indicato il tempo. Quindi io non mi ero inventato sostanzialmente nulla di nuovo. E in quel contesto, partendo da tantissimi anni fa, più di 25 anni fa, quando io cominciai a fare queste cose, e venendo in qua, chiedendo la stessa cosa ad altri, a un certo punto questo evento cataclismatico non c'era più, perché nel frattempo la nostra consapevolezza di esseri umani era cambiata
e quindi questo evento non ci sarebbe più stato, si era praticamente spostato. Questo per dire, probabilmente Gustavo Roll ha visto qualcosa, andiamo a vedere che valore ha questo qualcosa. Allora oggi cosa possiamo dire? Possiamo dire che la sua previsione potrebbe essere completamente errata, perché è stata fatta allora, però potrebbe essere anche un po' corretta se qualcosa è cambiato, ma è cambiato poco. Va aggiunta un'altra cosa. A supporto di quello che diceva Roll, io ho fatto un'indagine e ho scoperto che ci sono circa 40 veggenti degli ultimi 10, 15, 20 anni che hanno visto la Beata Vergine Maria e questi fenomeni, Blessed Virgin Mary, l'apparizione della Beata Vergine Maria, ci ho scritto anche un libro tanti anni fa. Bene, ci sono 40 almeno soggetti di nazionalità completamente diverse, di età diverse, di culture diverse, che hanno non solo previsto il Covid, ma hanno anche previsto che nel 2025 il Covid 24-25 ci ridarà un'altra mazzata. Va anche detto che questa strana previsione l'ha fatta anche alcuni virologi di importanti organi di sanità mondiali. L'ha fatta lo stesso Bill Gates. E allora ci si è chiesti, ma come mai Bill Gates che fa? Guarda nel futuro? Bill Gates probabilmente ha già sistemato le cose come lui vuole che siano e quindi nel dirlo sa già che quelle cose accadranno perché lui stesso probabilmente le sta preparando. Gustavo Roll probabilmente ha visto qualcosa del genere, ma va detta anche una cosa fondamentale. L'addotto è in mano sempre a diversi alieni, non uno solo, quasi mai uno solo, diversi alieni, e tra questi ce ne sono due fondamentali che sono i pupari di tutto il gioco, che sono proprio il Lux e quello che noi chiamiamo Ra, che sono la rappresentazione nel mito degli Asura e dei Deva, cioè gli antichi figli degli dei Shiva e Vishnu, che volevano e combattevano proprio per ottenere la vita eterna, cosa che non avevano. Oggi come oggi questi due alieni, come gli altri, vogliono ottenere la stessa cosa, non vogliono morire. E questo è il motivo fondamentale per cui entrano nei corpi di persone evolute, come poteva essere, evolute coscienzialmente, come poteva essere Gustavo Roll, perché sono fonti di energia inesauribile, sostanzialmente. Allora, molti degli addotti che noi avevamo facevano previsioni e le previsioni che essi facevano erano previsioni non loro, non animiche, ma previsioni della cosiddetta memoria alienativa, l'alieno che senza corpo sta all'interno del tuo cervello e in qualche modo ti mette in bocca per farti credere che tu sai più degli altri, che te sei comunque egoicamente sviluppato, ti mette in bocca delle cose come per dire, te dille agli altri che te l'ho detto io, e sostanzialmente c'era sempre questo cavolo di meteorite che avrebbe dovuto colpire la Terra e distruggere l'umanità. In questo contesto si vedeva che molti di questi addotti avevano questa scena. Allora anche questa scena si è poi dissolta nel tempo e non si è più trovata, come se noi fossimo passati oltre, perché noi nello scoprire che cosa volevano gli alieni abbiamo scoperto la coscienza e con la nostra coscienza questa ipotesi l'abbiamo distrutta. Lo dico in un altro modo, la coscienza è la creazione dell'universo. Io credo che Gustavo Roll sarebbe d'accordo con me, faccio questo atto di presunzione in questo istante. Noi siamo quelli che decidiamo che cosa fare e in quel contesto basta che uno di noi abbia capito questo, che mette a disposizione questo concetto a tutte le altre parti di sé, a tutta quella cascia che ci circonda. Quindi questo evento non accadrà, anche se questo evento è fortemente voluto dagli Asura, soprattutto, i quali sono
i globalisti che comandano il mondo, i quali sono quelli che ce l'hanno, hanno il chiodo fisso di Greta Thunberg, cioè bruciamo la spazzatura, perché si rendono conto che gli esseri umani devono aumentare di numero, devono essere sempre di più, perché più esseri umani ci sono, più mucche da mungere ci sono. Però l'essere umano è l'unica vera causa di inquinamento di questo pianeta. Cioè, non mi venite a dire che l'inquinamento è perché ci sono le automobili, perché le automobili ce ne sarebbero di meno se ci fossero meno esseri umani su questo pianeta. E quindi è l'essere umano che inquina. E allora cosa si fa? Non si può mica diminuire il numero di esseri umani, gli si deve bruciare, distruggere la spazzatura, l'inquinamento. Vedete che questo è proprio un ragionamento folle, perché il vero ragionamento è: la spazzatura non va prodotta a monte. Ma non produrre la spazzatura a monte vuol dire che le industrie, che devono aumentare sempre più il loro fatturato e che sono in mano alle logge massoniche dei banchieri e dei coloro che hanno i soldi su questo pianeta, da Bill Gates in giù. Bill Gates, insomma, è un simbolo poi sostanzialmente a questo punto. Questi non farebbero più soldi, e i soldi sono fondamentali perché separano i ricchi dai poveri e quindi abbassano l'energia, l'entropia del sistema sostanzialmente, e abbassando l'entropia del sistema si abbassa la coscienza del sistema. Quindi quello che ha visto Gustavo Roll visto localizzato in una più ampia visione, cioè è stata la sua parte animica a fare questa previsione, e se ha fatto questa previsione qual è l'errore che può aver compiuto, oppure gliel'è stata messa in bocca dall'alieno, memoria alienativa che lui ha nella testa, per poter così in qualche modo lavorare sull'ego di Gustavo Roll e fargli fare in qualche modo bella figura di fronte ad altri che di fronte a questa terrifica notizia sarebbero rimasti con la bocca aperta. Ricordatevi sempre che il Lux è il fondatore della religione, e la religione, voi lo vedete con la religione cattolica, non c'è bisogno di andare a pescarne altre, i musulmani sono uguali, gli ebrei sono uguali, sono religioni in cui il Dio è un cattivo Dio punitore, cioè è quel Dio che la psicologia mette in bocca a quei figli che hanno avuto un padre padrone che li picchiava in casa. Ci sono dei trattati da questo punto di vista. Il Dio cattivo, che viene visto poi anche nella Bibbia, ma in tutte le altre tradizioni, lasciando fuori per un momento le tradizioni orientali, perché quelle invece di essere religioni sono in realtà filosofie di vita, e quindi esulano un po' da questo contesto. Ecco, il Dio deve essere punitore. Gustavo Roll aveva comunque paura della cristiana punizione per chi non si comportava male, proprio classicamente come chiunque sia governato da un Lux. Io mi ricordo una signora che ebbe un incidente stradale, aveva i suoi 2 figli in macchina, la macchina completamente accartocciata, lei misteriosamente si trova fuori dalla macchina con i 2 ragazzi accanto a lei, e la vocina dentro che gli dice: vedi, se mi cacciavi come voleva il professor Malanga l'altro giorno in ipnosi, io non ti avrei salvato la vita. Così questa persona, per non vivere più la paura di perdere i propri figli, si è tenuta il Lux ed è rimasta burattino in mano di un burattinaio. Bene, e siamo arrivati anche qui alla conclusione sul CICAP, perché lo avevamo annunciato prima, che anche qui hai da raccontarci, ma l'avevo preannunciato parlando con te, tu mi hai detto, è un po' il fenomeno del trenino elettrico. Se esiste il trenino elettrico non vuol dire che non può esistere il treno normale, e qui è una di quelle frasi che fanno riflettere. Sì, perché dicevo il CICAP? Dicevo il CICAP semplicemente perché questo gruppo di persone che io dal mio modesto punto di vista giudico fanatici, fanatici nel senso buono del verbo ovviamente, no? Ehm, Vedevano in Gustavo Roll tutto quello che loro avevano sempre odiato e combattuto, cioè
il fatto che qualcuno da solo possa vincere le forze della natura. E il CICAP è sostanzialmente il quadro di quel tipo di scienziato, e ce ne sono molti, che non sono scienziati, ma sono scientisti. E c'è una differenza sostanziale. Lo scientista sostanzialmente ha delegato alle regole della scienza di governare il mondo, uguale al cattolico che ha delegato Dio a fare di lui ciò che vuole. La scienza e questi scientisti e la religione nascono da un unico ceppo, che era l'antica magia. Ma noi abbiamo Mago Merlino nella testa. Mago Merlino sostanzialmente era quel religioso che parlava con le forze della natura, ma era anche quello che sapeva fare gli esperimenti di chimica. Poi arriva il leggendario Re Artù e nel mito Re Artù divide Mago Merlino in due, gli dice se no te hai troppo potere, e così in quell'istante dalla magia la vera scienza antica, la vera scienza nasce, la religione e la scienza moderna. Troviamo all'interno della scienza moderna quello che Umberto Galimberti dice affidandosi all'idea di cristianesimo. La scienza moderna, la fisica moderna, altro non è che il cristianesimo, dove nel cristianesimo ci sono 3 punti. L'uomo vive all'inizio nel peccato originale, passa la vita a pentirsi, a comprendere, a soffrire e poi diventerà puro perché in qualche modo sarà perdonato e riacquisirà lo suo stato di creatura divina. Nella fisica, nella scienza c'è all'inizio te che non sai niente, ti sbatti le palle per tutta la vita per capire qualcosa, fai una fatica della Madonna e alla fine sei contento perché hai capito. Questi 3 punti sono anche un po' i 3 punti, se voi ci fate caso, della filosofia di Gurdjieff. Cioè sono i 3 punti che tutti devono in qualche modo passare, ma che ci fanno capire chiaramente come il cristianesimo e la fisica sostanzialmente sono sullo stesso livello. Da questo punto di vista il CICAP rappresenta semplicemente un gruppo di religiosi che non hanno avuto, quindi non sono scienziati, sono scientisti. Perché? Perché dentro la loro testa manca una cosa fondamentale, l'upgrade. Cioè, e questo per un motivo che io ho trovato anche nella mia università. Io ci sono stato 40 anni nell'università e ho visto sostanzialmente che di persone intelligenti nella mia università, nel mio dipartimento, insomma in quello che conoscevo ce n'erano pochissime. La gente era sostanzialmente degli operatori della scienza, cioè cercavano di trovare i fondi per fare per fare gli esperimenti, accendevano e spegnevano la luce del laboratorio alla mattina, l'accendevano e spegnevano anche qualche strumento, ma poi scrivevano un articolo scientifico copiando frasi in inglese da altri articoli scientifici, perché non avevano neanche il coraggio di inventarsi una frase, ma quelli sono rimasti lì. La scienza non è quella, la scienza è Ecco. Galileo, la scienza è Pacinotti, la scienza è, Fantapié, la scienza è Fibonacci, figlio di Bonacci, tutta gente che sovente ha parcheggiato anche il suo sapere qui, tra Pisa e la Toscana, sostanzialmente, nella storia italiana e Quello, del mondo, tra parentesi. quello che tu Ecco, dici, scusami, no, Piero Angela no. Piero Angela ha, mi sembra, 4 o 6 lauree ad honorem. Che differenza c'è tra Piero Angela e me? Piero Angela ha 4 o 6, non mi ricordo quanti, lauree ad honorem, ma non si è mai laureato. Io ho una laurea sola. Che differenza c'è? Io ho capito che cosa ho studiato, Piero Angela no. Ma poverino, lui ha fatto delle cose meravigliose, ha portato in Italia i documenti della National Geographic, facendo credere che erano i suoi, ma sostanzialmente, o comunque non dicendo che erano del National Geographic per fare bella figura. Benissimo. E il CICAP cosa fa? Ha paura sostanzialmente. La persona del CICAP è una persona che psicoanaliticamente parlando, proprio perché è un fanatico, ha paura di prendere su se stessa la responsabilità della propria coscienza, cosa che potrebbe accadere solo se tu capisci di essere il creatore dell'universo. Non ci sono gli dei,
ma non ci sono neanche le leggi della fisica, perché le leggi della fisica sostanzialmente le abbiamo fatte noi. Perché io dico sempre 2 più 2 fa 4? Tutti lo sanno, ma nessuno sa perché. 2 più 2 fa 4 per convenzione e quella convenzione l'abbiamo scelta noi. Come è fatto l'universo, con tre assi, spazio, tempo ed energia, che in alcuni casi sono messi a 90 gradi tra di loro. Ma perché? Perché ce l'abbiamo messi noi a 90 gradi. Noi facciamo in modo tale che le leggi della fisica vengano fuori in quel modo, perché sennò noi non capiamo che cosa ci circonda. Dire che noi siamo sottoposti alle leggi della fisica è come dire le mele cadono per terra perché c'è una legge che lo dice. No, le mele se le fottono delle leggi, cadono per terra e basta, perché noi sostanzialmente abbiamo fatto un universo tale per cui le mele dovevano cascare per terra. E nel dire questo devo dire che Newton non si è accorto perché le mele cascavano per terra, si è accorto che cascavano per terra, ma non ha dato una spiegazione, se non una formula. Questa è la formula, le cose tornano così. Einstein ha creduto di trovare una spiegazione dicendo esiste la piegatore dello spazio-tempo, poi la NASA gliel'ha smontata completamente perché lo spazio-tempo non si piega, ma è rigido. E quindi è venuto fuori Verlinde, è venuto fuori un'altra serie di scienziati che hanno detto che la gravità è sostanzialmente un aspetto dell'universo olografico. Andando avanti nel tempo si scoprirà che la gravità è una misura della coscienza. Guardate che cosa vi dico ora, poi fra 20 anni lo vediamo. Una misura della coscienza, veramente. I calcoli possono portare in quella direzione. Le formule di Newton sono sempre le stesse. Verlinde non le ha modificate, ha solo modificato la possibilità di interpretarle in un altro modo. Il principio di indeterminazione di Heisenberg è un principio dentro il quale non c'è nessuna indeterminazione. Il modello di indeterminazione è quello vecchio, quello nuovo che si basa sulla coscienza del sé, non prevede che io sia un creatore dell'universo e abbia creato un universo con un'indeterminazione. Si tratta di invece qualcosa che noi chiamiamo errore, ma che è un errore ben preciso, in limiti precisissimi, che mostra esattamente come l'universo sta oscillando. Vedi la formula di Compton, che altro non è che il principio di indeterminazione di Heisenberg scritto in un altro modo. Il CICAP non è stato in grado di fare l'upgrade al suo cervello e quindi ha il terrore che esistano i fenomeni paranormali. A questo si aggiunge anche un'altra cosa, e qui voglio ricordare anche Massimo Mazzucco, il quale ha stragiato veramente i personaggi del CICAP riducendoli a polpette. Massimo Mazzucco introduce un altro parametro, il parametro della disonestà intellettuale. Allora guardate, il parametro della disonestà intellettuale esiste nel CICAP come esiste in moltissimi pseudoscienziati che sono in realtà scientisti di questo mondo. Vi ricordo alcuni dati. 3-4 anni fa esce un articolo su Nature che dice che il 75% dei lavori pubblicati in letteratura è falso ed irriproducibile. Quindi nessuno, compresi quelli del CICAP, può venirmi a dire te non hai pubblicato queste tue idee su un giornale scientifico, quindi non hanno validità, perché questo è veramente un discorso ipocrita e ascientifico. Lo scetticismo, c'è una rivista in America che si chiama Skeptics, a cui loro si riferiscono spesso, allora bisogna essere scettici degli scettici, perché lo scetticismo non è un profilo mentale scientifico. La scienza si fa in un modo preciso. Al di là di quello che ha detto Galileo, che io in parte supporto, solamente in parte, Galileo sostanzialmente dice una cosa fondamentale. Il primo punto della legge di Galileo, insomma, del metodo galileiano è accorgersi che esiste un fenomeno fisico. Perché? Se non te ne accorgi, non ti capita sotto gli occhi, non hai la possibilità di studiarlo, non te ne frega niente. Ecco,
il CICAP non si accorge che esistono fenomeni fisici, si accorge di quello che c'è scritto su degli articoli che vengono, per mancanza di consapevolezza di sé, male interpretati. La male interpretazione dipende semplicemente dal fatto, non è colpa del CICAP, è colpa, poveracci, dei loro neuroni, i quali sono stati abituati da una scuola cattiva a pensare che la scuola desse delle certezze. La scuola italiana infatti dà delle certezze che sono sbagliate. La scuola italiana ti dice che 2 più 2 fa 4. Certo, ma questa è una certezza fino all'istante in cui io non mi accorgo che il modello l'ho scelto io, perché se io da domani scelgo che 2 più 2 fa 19, da domani 2 più 2 fa 19. Ecco. Quindi Ci tengo un sacco a fare una precisazione perché lo facciamo anche vedere. Vediamo un po' il sito del CICAP, rispecchia appieno quello che tu stai dicendo sulla definizione di scientisti, perché io, a parte la frase esploriamo i misteri per raccontare la scienza che mi sembra un po' così poco umile, ma poi su Sostienici, donazioni 5 per 1000 IBAN e lasciti. I lasciti io li ho sempre associati a una religione. Per carità, chiunque faccia questo lavoro ha bisogno di donazioni, anche noi, anzi grazie per tutti coloro che stanno contribuendo, però non mi sognerei mai di chiedere un lascito, cioè perché lo vedo più realmente associato a delle persone, ad un'organizzazione religiosa, quindi il fatto che loro nel sito, nella home, prevedano i lasciti, e in realtà hanno proprio preso l'identità di religione, ecco, e quindi... però, certo, però con, diciamo, la scusa, diciamo, l'attenuante, l'attenuante che la loro poca consapevolezza non permette loro di accorgersene. E quindi vorrei tornare su una frase, giusto perché la cito spesso: il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere delle certezze. E quindi io vedo questi scienziati, questi medici che sono strasicuri, quando in realtà, anche per coscienza, io qualche dubbio me lo porrei anche in situazioni molto attuali. Io ho sempre seguito il quando insegni, insegni a dubitare di ciò che insegni. Li vedo Sì, strasicuri, c'è un problema di coscienza. sì, certo, ovviamente chi è che è sicuro di sé? Ovviamente le persone, vedete, quando io mi sono laureato, credevo di capire tutto della chimica, ho detto che io ma ne so tantissima. 10 anni dopo, rivedendo quello che ero, dicevo, ma come? Io credevo di sapere tantissimo, ma non sapevo niente. E 10 anni dopo ancora mi succedeva la stessa cosa. Quindi ho imparato che non c'è un limite alla comprensione, se non un limite all'acquisizione di consapevolezza, cioè alla coscienza totale. Eh, mh, Parlare di coscienza e di consapevolezza, il CICAP dice che sono tutti fuffe, tutti giochi, parole senza senso, e lo dicono senza consapevolezza di sé, perché ricordiamoci che il premio Nobel Penrose quest'anno di fisica ha scritto, per esempio con Amenorth, che è un neurofisiologo, un libro e molti lavori sul significato di coscienza e dove si trova la coscienza, secondo la sua teoria, che io peraltro non condivido, all'interno di microtubuli quantistici nel cervello umano. Quindi ecco che il premio Nobel per la fisica parla di cose evanescenti. No, non sono cose evanescenti, sono cose che si possono in qualche modo non misurare direttamente, ma misurare indirettamente. Non si può misurare la coscienza, perché non è una variabile, ma si può misurare la consapevolezza di essa, che invece è una variabile e si chiama delta S, cioè variazione di entropia tra un tempo 1 e un tempo 2. Beh. Né più né meno di come si fa con gli elettroni, perché nessuno ha mai visto un elettrone. Qualcuno ha visto quello che fanno gli elettroni sbattendo su alcune superfici, ma l'elettrone non si può vedere. Allora, se per favore le leggi che governano gli elettroni, fammeli diventare anche le leggi che governano tutto l'universo e quindi anche la coscienza. No che ci sono 2 pesi e 2 misure, perché allora a te ti stai facendo tornare i conti, né più né meno della Chiesa Cattolica.
E siamo giunti alla conclusione, abbiamo sforato, ma ci poteva stare perché era una puntata che non poteva meritare neanche un minuto in meno di quello che gli abbiamo fornito. Un'unica precisazione, la mia speranza è che qualcuno del CICAP o qualche scienziato possa poi dire finalmente questa cosa non la so, la devo ancora studiare, forse la saprò un domani, per ora non la so e sembrano non saper pronunciare queste parole di fila. Però dicevamo che prima di ringraziare il nostro professore Corrado Malanga per essere stato insieme a noi anche oggi, le nostre sono un po' così, e il nostro metodo è il fare finta, quindi nessuno si deve sentire offeso da quello che noi abbiamo detto, sono delle ipotesi, teniamo la mente aperta e quindi qui rinnovo i miei ringraziamenti per il tempo che ci ha dedicato al nostro professore Corrado Malanga, grazie. Grazie, grazie a voi. Eh sì, è perché noi possiamo sbagliare, invece. Esatto. Grazie anche a voi, cercate Facciamo Finta su tutti i social possibili e immaginabili, anche sul nuovo canale Telegram. Grazie al professor Corrado Malanga, grazie a Manuel in regia, grazie a voi che ci avete scelto anche questa settimana. Ricordate, tutti i martedì alle 12 un nuovo video, tutti i venerdì alle 18 e poi il mercoledì andiamo in diretta alle 19. Andiamo in sigla, appuntamento alle puntate scorse e alle prossime che verranno. Grazie a tutti quanti, Hare Krishna.